Signori, konnichiwa. Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Quest'oggi ragazzi video dedicato alla Stardom, in particolar modo a Stardom Supreme Fight 2023. L'ultimo pay per view appunto della Stardom, bando alle ciance, andiamo subito a vedere insomma i risultati dell'evento e a insomma vedere insomma cosa è successo all'interno appunto dello show. Il primo match è un match diciamo molto interessante, una nuova stipulazione per quanto appunto riguarda la Stardom, questa Naniwa Roulette match. Insomma, per farla breve, alla fine è un gauntlet match, come se ne vedono tutto sommato in WWE, ecco, in AEW, tanto per farci capire, ma ci sono delle regole diciamo speciali, cioè ogni match è di 5 minuti, quindi ha un time limit di 5 minuti. Detto questo, se le ragazze dovessero appunto durante il match arrivare al limite dei 5 minuti senza una vincitrice, allora entrambe le ragazze sarebbero eliminate, lasciando spazio appunto alle prossime due. Andiamo quindi in ordine, vedendo i risultati dei match passo a passo. Partono dunque in questo match Mayu Iwatani e Waka Tsukiyama. Non ho detto però prima di andare avanti che la vincitrice di questo match riceverà una possibilità titolata contro qualunque titolo scelto appunto da lei. Tornando al match, il primo match quindi appunto è Mayu Iwatani contro Waka Tsukiyama. Come vedete insomma Mayu batte Waka Tsukiyama in 2 minuti e 8, quindi riesce a sopravvivere e a passare alla prossima sfida, che è contro Momo Kogo, sua compagna di stable. Insomma, entrambe fanno parte delle Stars. Anche in questo caso vince Mayu Iwatani, che riesce quindi a sopravvivere un altro round. Il terzo round per lei è contro Miyu Hamasaki delle Queen Quest. Anche in questo caso riesce a sconfiggerla in 2 minuti e 2 secondi. Quindi Mayu riesce ancora una volta a sopravvivere e andare al prossimo round. Prossimo round che vede entrambe eliminate, perché sia Mayu Iwatani che Tam Nakano raggiungono appunto il limite dei 5 minuti e allora entrambe vengono eliminate. Dunque spazio alle prossime due ragazze, che sono da una parte Natsupoi, dall'altra Mina Shirakawa. Anche loro però come vedete insomma non riescono ad ottenere la vittoria nei 5 minuti prefissati, allora entrambe vengono eliminate. Spazio ad altre due ragazze, che sono da una parte Mariah May, questa nuova aggiunta della Stardom, contro Mai Sakurai. Dunque Mariah May, che fa parte del Club Venus, team nato da poco, insomma capitanato da Mina Shirakawa, contro appunto Mai Sakurai, che fa parte delle Donne del Mondo. In questo caso, come vedete dalle immagini, Mariah May riesce a sconfiggere Mai Sakurai con il suo Tombstone Piledriver e dunque avanza nel torneo. Allora abbiamo Mai Sakurai contro Tekla. In questo caso vengono eliminate entrambe, perché entrambe finiscono fuori dal ring. Dunque anche in questo caso c'è comunque un draw, un pareggio, non per interlimit, ma in questo caso per uscita dalle corde, dalla terza corda, modello Royal Rumble, tanto per farci capire. E allora avanti le prossime, che sono da una parte Natsuko Tora, leader delle Oedo-Tai, dall'altra parte abbiamo la Hanazono, una Momoka Hanazono per precisazione, una ragazza direi alquanto simpatica, ecco, mettiamola così. Anche in questo caso abbiamo una doppia eliminazione, perché come nel match precedente entrambe finiscono fuori dal quadrato, dalla terza corda, quindi una eliminazione in stile Royal Rumble. Avanti le prossime, che sono da una parte Yuna Mitsumori, che fa parte insomma delle Neo Stardom Army, mentre dall'altra parte abbiamo un nuovo personaggio di Kaori Onoyama, cioè Billiken Desu. Eccola qua, insomma, il classico pagliaccetto della Stardom, chiamiamola così. Anche in questo caso, come vedete dall'immagine qua sotto, vince
con un roll-up, il suo classico roll-up, la nostra Billie Kay Desu, comunque Kaoru Enoyama, chiamatelo un po' come volete voi, insomma. Allora si va verso il match finale, dove abbiamo Saki Kashima contro appunto questo nuovo personaggio di Kaoru Enoyama, cioè Billie Kay Desu. Il match viene vinto, come vedete, insomma, dalle immagini da Saki Kashima, che riesce a vincere quindi il torneo, o meglio il match, il gauntlet match, e riesce quindi a vincere, insomma, il premio finale, che è un title shot contro qualunque titolo. Lei però decide subito contro chi andare, quindi tramite tramite promo prende appunto il microfono e dice: io voglio sfidare la High Speed Champion, che in questo caso è Azumi. Dunque non si sa ora bene una data precisa, però comunque più avanti avremo quindi da una parte Saki Kashima, che appunto ha vinto questo gauntlet match, contro la nostra Azumi. Chi vincerà? Beh, lo scopriremo ovviamente, lo scopriremo solo vivendo. Passiamo al secondo match, dunque, dell'evento del pay-per-view, e abbiamo da una parte un match per il Triangle Derby, questo torneo dedicato appunto ai trio, che poi vedrà sfidare le campionesse, cioè la Prominence, che sono attualmente appunto Artist of Stardom Champion. Da una parte abbiamo il team formato dalle classmates, quindi dalle stars, abbiamo Azuki, Sayaida e Koguma. Dall'altra abbiamo invece il team formato da le Oedo Tai, che si chiamano Uniclair, cioè Haruka Umesaki, la nostra SLK, cioè Starlight Kid, e Ruaka. Il match viene vinto, direi un po' anche a sorpresa, dalle Stars, con, come vedete qua in fondo, il pin finale di Koguma ai danni proprio di Starlight Kid con il suo Kuma Roll. Quindi punti che vanno a sorpresa, secondo me, insomma, alle classmates. Però devo dire che tutto sommato è stata comunque una piacevole contesa. Brave tutte e sei le ragazze. Andiamo avanti e abbiamo un six-man tag, quindi da un 3 contro 3, tanto per farci capire. Da una parte abbiamo le Queen Quest, quindi Lady C, Azumi, ecco, ne abbiamo parlato prima, insomma, di Azumi, e il leader delle Queen Quest, cioè Utami Ayashishita, contro le Gozai, Shuri, il leader appunto delle Gozai, Ami Sorei, cioè la campionessa Future, e il ritorno di Konami. Sapete che Konami ormai è una specie di una specie di part-timer, ecco, mettiamola così, è semi-ritirata per vari acciacchi fisici, però ogni tanto viene, insomma, a fare una capatina in Stardom. Match, devo dire, molto, molto simpatico, anche questa è una bella contesa, che viene vinto da le Gozai con alla fine la sottomissione di Konami ai danni di LDC. Eccola qua, la sua Triangle Lancer, insomma la sua finisher patentata, che regala la vittoria, come vedete, insomma, dalle immagini, alle Gozai. Complimenti a Konami, alle Gozai, e è sempre un piacere, insomma, rivedere nel ring. Buona contesa anche questa. Andiamo avanti, insomma, il gioco si sta facendo pesante, ecco, mettiamola così, perché stanno arrivando i match, quelli davvero molto importanti. Insomma, da una parte abbiamo Mirai, anche lei che fa parte, insomma, delle Gozai, ecco, la vediamo qua insomma sulla nostra sinistra. Dall'altra parte abbiamo Chihiro Hashimoto, una Chihiro Hashimoto che non fa parte della Stardom, lei sarebbe sotto contratto come regola con la Sendai, però ha fatto una capatina, insomma, in Stardom, anche perché ultimamente ha dei conti in sospeso con Shuri, che appunto è il leader delle Gozai. Però prima di affrontare Shuri, Mirai ha detto di voler mettersi alla prova, insomma, tra virgolette, e allora ha voluto andare avanti lei, insomma, quindi per, diciamo così, proteggere il suo leader, ecco, tanto per farci capire. Detto questo, il match devo dire che è molto 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 duro, ecco, cioè abbiamo avuto davvero dei colpi davvero molto pesanti tra le due lottatrici, insomma, qua vediamo delle immagini, tanto per farci capire. Alla fine il match però, che devo dire è molto buono, viene comunque vinto dalla nostra Chihiro, che riesce a sconfiggere Mirai con questo bellissimo German suplex. Qui ovviamente si vede solo l'immagine, ma devo dire che è stato eseguito davvero molto molto bene. Al termine dell'incontro, insomma, come vedete, faccia a faccia tra Hashimoto e Shuri, leader appunto delle Gozai, che si promettono, insomma, battaglia. Quindi nei prossimi mesi sicuramente vedremo un match tra di loro, e saranno sicuramente scintille. Io personalmente non vedo l'ora di vedere un match appunto tra di loro. Andiamo avanti con il prossimo match, dove troviamo
un match davvero molto molto importante, perché arriva il primo titolo, ecco, diciamo così, messo in palio in questo evento, in questo pay per view. Da una parte le campionesse di coppia, cioè le Goddess of Stardom Champions, quindi Yu e Nanai Takahashi, dall'altra le sfidanti, le Maime, cioè Himeka e Maika, direttamente dalle Donna del Mondo. Io devo dire che questo è stato un match secondo me bellissimo. Il match secondo me della serata, dell'evento, davvero bello, bello, bello. Tutte e quattro hanno fatto del loro, mi è piaciuta anche, che, insomma il match si è giocato, ecco, un po' anche sulla, diciamo così, sull'infortunio, ovviamente in chiave storyline, in chiave work di Mecha, la vediamo qua insomma sofferente al ginocchio e dopo appunto questo volo, ecco, diciamo così, dall'apron ring, e il match è stato davvero bello, si è giocato insomma tutto su questo ginocchio, ma davvero, è stato davvero bello, nulla da dire. Maika ha quindi dovuto fare quasi il match da sola, ecco, perché c'era Himeka che doveva appunto vendere il suo infortunio, e davvero molto molto bello, nulla da dire. Himeka poi alla fine comunque ha fatto il suo, è tornata nel quadrato, sembrava che non dovesse più tornare, dovesse più combattere appunto per colpa di questo infortunio, invece poi alla fine insomma stretti i denti è tornata tra virgolette nel ring, ha dato anche lei il massimo. Davvero bellissimo match, a mio avviso il match della serata. Io do un bel 9 a questo match. So che prima non ho dato i voti perché non sono uno che ci tiene tanto a dare proprio i voti, ecco, diciamo così, però in questo caso voglio darlo, gli do un bel 9, secondo me è bello davvero. E alla fine però, per colpa, ecco, mettiamola così, di questo infortunio, Himeka deve soccombere, insomma, a Nanai Takahashi, come vediamo qua, e dunque Nanai e Yu rimangono campionesse di coppia, che tra l'altro questa era la loro anche prima difesa, dopo aver vinto il titolo il 29 dicembre contro le Melchior, cioè Tam Nakano e Natsupoi. Però alla fine comunque insomma, i loro festeggiamenti vengono interrotti da delle nuove sfidanti, da una parte Natsuko Tora, come vedete qua, e Ruaka dalle Oedo Tai, che sfidano insomma Yu e Nanae a un match titolato. Dunque in futuro avremo questo scontro, quindi già decisa, ecco, la prossima difesa titolata per le campionesse, con una Ruaka che è da qualche tempo insomma che non vede di buon occhio Nanai, perché la ritiene una vecchiaccia, ecco, mettiamola così, senza offesa, perché purtroppo è quello che dice lei, insomma, io ve lo riporto, diciamo così, anche perché sì, dovete sapere che, vabbè, Ruaka è molto giovane, insomma, ha appena 18 anni, ecco, tra virgolette, mentre Nanai è insomma un po' più avanti con l'età, senza offesa, ne ha insomma un 44-45, insomma, giù di lì, e allora insomma Ruaka sostiene che insomma è solamente una pensionata, ecco, diciamo così. Vedremo se Nanai saprà rimetterla a posto o no quando difenderà i titoli appunto contro Ruaka e Natsuko Tora. Prossimo match è un match davvero molto 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 importante, perché andiamo tra l'altro nel coming event dello show, dove da una parte abbiamo la campionessa bianca, insomma, la Wonder of Stardom Champion, cioè Sayaka Mitani, contro Momo Watanabe. Qua, oltre a esserci il titolo in palio, c'è anche un record in palio, sì, perché la nostra Saya punta a detronizzare, insomma, il record di difese di Momo Watanabe, sì, perché Momo Watanabe ha attualmente il record di difese, ecco, tra virgolette, prima di questo match aveva il record di difese di 13 appunto del titolo Wonder of Stardom Champion, e Sayaka Mitani era arrivata anche lei insomma a questo match con le stesse insomma difese, quindi 13. In questo caso chi avrebbe vinto il titolo avrebbe fatto anche il record di difese. Sapete che in Stardom non si contano i giorni, o meglio in Giappone in generale, anche in New Japan è così, non si contano i giorni di regno, un po' come si fa in WWE o comunque in EW, si contano le vittorie titolate, quindi 13, 14, 15, cioè quante volte tu riesci a difendere il titolo, insomma.
Buona contesa, anche questa, devo dire la verità. E tanto in palio, ripeto, oltre al titolo c'era anche il record di difese. Ho trovato anche questa volta Saya Kamitani in alcuni momenti un po' titubante, ecco, magari su delle mosse, devo dire la verità. Qua ovviamente vabbè, vedete un bellissimo Profu Storm sul tavolo, tanto il sabato non se l'era neanche rotto, però tanta roba, quindi Momo purtroppo si è presa tutto il colpo, però devo dire davvero tanta roba, comunque niente da dire, le due comunque se le sono date di santa ragione. Ecco, vediamo qua la sua Peach Sunrise da parte di Momo Watanabe, tanta roba, ecco qua addirittura gliela tira anche Saya Kamitani, che insomma gli rende pan per focaccia. Alla fine però, come vedete dall'immagine, è Saya a rimanere campionessa Wonder, quindi Wonder Stardom Champion, che chiude la contesa con il suo 4,50, quindi il suo Fireball Splash. Ripeto, una contesa comunque molto frizzante, bella, devo dire la verità. Alcune magari sbavature di Saya, magari un po' qualche magari piccola insicurezza, ecco, da parte sua, però ci sta, comunque in generale la tensione c'era, insomma si poteva tagliare con il coltello, no? Come direbbe qualcuno. E ci sta, dunque ci sta. Io devo dire comunque che la contesa la promuove come, ecco, insomma, io un bel 7/8 al match glielo do tranquillamente. Come ho detto, non sono uno che dà i voti, però in questo caso voglio darglielo, insomma. Vince dunque Saya Kamitani, che rimane campionessa, e oltre a rimanere rimasta campionessa, riesce dunque anche a rompere, diciamo così, il record di vittorie, di difese, meglio dire, titolate da parte di Mo Watanabe, quindi si prende lei il record delle 14 difese titolate. Ora, sullo sfondo, insomma, per Saya si scaglia probabilmente Mina Shirakawa tra qualche tempo. Sappiamo, insomma, Mina avere un match direi quasi d'obbligo, ecco, tra virgolette, grazie all'infortunio, insomma, successo nei scorsi mesi. Vabbè, chi segue la Stardom sa di cosa sto parlando. Dunque vedremo se Saya Kamitani riuscirà anche a disfarsi di Mina più in là nel tempo, se eventualmente questa volta dovrà abdicare. Comunque grandissimo regno da parte della Kamitani, che ripeto riesce a ottenere una grande vittoria contro Momo e addirittura rompere il record della Watanabe e dunque scrivere il suo nome nella storia. Complimenti onestamente alla nostra Saya, nulla da dire. Andiamo al main event. Un main event davvero molto molto importante anche questo, perché vede Giulia, dopo aver conquistato il titolo in quel del 29 di dicembre contro Shuri, mettere in palio il World of Stardom Champion, quindi il suo insomma il titolo principale della Stardom, per la prima volta contro Suzuki, che fa parte delle Prominence e attualmente è campionessa Artist insieme a Kurumi Ragi e Sera Risa, leader appunto delle Prominence. Detto questo, il match anche questo è molto molto buono, parte un po' lento, però poi devo dire che nella seconda metà del match se le danno davvero di santa ragione. Il match a me anche questo mi è piaciuto, devo dire la verità, nulla da dire. Insomma, qua vediamo la contesa, vediamo mosse e colpi insomma importanti, ecco, tanto per farci capire. E alla fine comunque è proprio Giulia a mettere KO la nostra Suzuki con questo Northern Light Driver, e dunque a mantenere il titolo. E quindi difesa 1 fatta, ecco, per la nostra Giulia, che rimane campionessa. Al termine le due che erano nemiche giurate riescono insomma a trovare un po' di pace, ecco, e mettersi un po' le rivalità alle spalle, e ovviamente insomma quindi c'è, ecco, qui la stretta di mano amichevole, dai, mettiamola così. Ed ecco qua insomma la nostra Giulia che sfoggia il suo titolo appunto appena difeso contro Suzuki. Match anche questo devo dire comunque molto molto buono, devo dire la verità, tutto sommato il pay per view è stato molto molto buono. Anche questa volta la Stardom non delude, e allora io faccio un complimento a tutte le ragazze che hanno preso parte a questo bellissimo evento. Se non l'ancora avete visto, insomma, e via dicendo, potete recuperare il tutto su Stardom World, insomma, ovviamente a pagamento. Però ragazzi, diciamocelo, Stardom World, l'abbonamento alla Stardom, insomma, alla fine costa davvero un battito di ciglia, ecco, con poco più di 6 euro al mese vi potete portare a casa, insomma, tutto lo splendore, ecco, mettiamola così, insomma, della Stardom. Direi che ne vale la pena.
Siamo arrivati alla fine del video, io vi ringrazio ovviamente per essere stati con me fino alla fine. Ancora una volta vi ricordo che se il video vi è piaciuto di ovviamente mettere like, condividerlo insomma con i vostri amici, parenti, conoscenti, insomma un po' quello che volete voi, e mi raccomando sotto nei commenti fatemi sapere se anche voi avete visto l'evento, il pay per view, se vi è piaciuto o meno. Mi raccomando ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i miei video futuri. Vi ricordo che il prossimo video per quanto riguarda la serie WWE 2K 22 X Stardom Maryse Tam Nakano sarà ovviamente ogni domenica alle 14. Vi ricordo anche che potete trovarmi la domenica alle 21, il martedì e il giovedì alle 17 su Twitch, quindi mi raccomando vi aspetto anche sulla piattaforma Viola. Ovviamente tutti i link dei miei social in descrizione qua sotto. Grazie ancora una volta a tutti e alla prossima. Matane!